Eccoci, Eccoci, siamo tornati. È già la terza volta che proviamo a fare questo Vabbè, sì, inizio. adesso è quello buono. È quello buono. eh. Ripetiamo le cose dette prima a questo Sì, punto. sì, avevamo detto che avevamo 10 detto anni la che prossima. l'altra volta abbiamo detto che 10 anni la prossima recensione. Invece neanche e 10 10 giorni. giorni siamo qua. Va bene, insomma, quindi speciale di Natale, insomma, noi non festeggiamo la vigilia. Ah, vabbè, non festeggiamo la vigilia, No, festeggiamo domani. festeggiamo Dai, domani. festeggiamo Natale. Comunque, buon Natale innanzitutto. Buon Natale a Visto tutti. che è già ormai il 25 Sì. e abbiamo visto due film. Vabbè, come al solito a Natale escono sempre film interessanti. È vero, Nel periodo specialmente in questa natalizio. stagione, perché insomma Avatar, che imparavo la volta sì, scorsa, sì. The Fabelmans, quelli che abbiamo visto Sì. oggi di Steven Spielberg, e Aldo, Giovanni e Giacomo, Il Grande Giorno. E, tra l'altro, se tu ci pensi, i due film che mi sono parlati chiaramente Spielberg e Giovanni e Giacomo, però in realtà c'è qualcosa in comune. hanno di fondo lo stesso messaggio. Sì. In fondo hanno lo stesso messaggio, se ci pensi. In due, come dire, in due modi diversi, in due ambiti della vita diversa, ok? Da una parte forse più il seguire sogni, la passione e il lavoro, qua più improntato sull'amore, ma poi in realtà si espandono tutti e due. Sì, diciamo, perché fai quello che senti. Fai quello che ti senti, fai quello che ti dice fai quello che ti dice il cuore. Esatto, infatti. sì. Da una parte c'è una critica nei film di Giovanni e Giacomo, proprio alla borghesia, all'ipocrisia della borghesia, come dire, al dover stare attenti all'apparire, al non avere il coraggio di rompere quello che non funziona in nome di mantenere l'esistente. Dall'altra parte invece, vabbè, giustamente Spielberg, proprio un discorso più se vogliamo, proprio di cuore, più personale, del non rinunciare ai propri sogni. Sì. Ecco, esattamente. Quindi due film natalizi in questo senso, per quanto Il Grande Giorno sia amarissimo da questo punto di vista. Sì, infatti è la cosa che può stupire, che è un film di Aldo, Giovanni e Giacomo molto amaro, sorprendente da un certo punto di vista. Questo non vuol dire che non si ride, perché comunque si ride, specialmente nella prima parte. Più a denti stretti però. Però, esatto, poi dopo un certo punto del film diciamo che, insomma, la commedia non è più tale. Diciamo. No, poteva sembrare quasi per certi versi un po' una commedia all'italiana, ci pensi? Per l'amarezza, ok? Sì, Cioè, nel senso, perché noi fondo. esterni ridiamo perché non siamo coinvolti, nel senso. È un po' il meccanismo del grottesco anche, perché se tu fossi lì dentro chiaramente non rideresti. Certo. E tra l'altro stavamo dicendo appunto prima che è anche un po' un rovescio di Trovi una gamba, perché perché Trovi una gamba erano loro quelli che dovevano andare a un matrimonio. Erano loro che dovevano, esatto. E subirsi tutta, come dire, la manfrina, insomma, quelle balle esatto. Ma c'è il prete, ma c'è questo, ma c'è quello, quando arriva, qua invece sono loro che organizzano. il matrimonio, organizzano il matrimonio, e tra l'altro, cioè, se lì c'era la gamba, il garbez, c'è una scultura. Qua c'è una scultura a un certo punto sì. che, cioè, quindi, come dire, è come se... possiamo spoilerare, no, non possiamo spoilerare. Beh, vabbè, sì, insomma, siamo comunque, cioè, alla fine una recensione... non può, cioè, se vuoi fare un'analisi, se vuoi un po' analizzare un film, non puoi non entrare esatto. Cioè, nel merito di particolari. Certo, che poi sono d'accordissimo. Sono film interessanti, sì, sicuramente entrambi da vedere. Si sta dicendo appunto c'è quest'altra scultura, se vogliamo, quindi che un po' va a richiamare per certi versi. E per quanto riguarda The Fabelmans o Fablemans, lì chiaramente è giusto quello che ha detto la critica, che è una dichiarazione d'amore per il cinema da parte di Spielberg. Sì, è un po', diciamo, è Spielberg che vuole, diciamo, raccontare la sua storia, perché poi è quello che va a parare. Ora ovviamente non sappiamo quanto c'è di autobiografico, sicuramente il divorzio dai suoi genitori, che è un fattore che lui ha raccontato spesso, anche parlando di E.T., parlando insomma di altri film in cui ha dovuto affrontare questa cosa.
poi non Il so ragazzo ebreo, poi esatto, le protagonista. origini del ragazzo ebreo protagonista, quindi sicuramente c'è una forte componente autobiografica nel film di Spielberg, E qua che però è appunto accompagnata poi dalla sua storia, da come ha iniziato ad ma approcciarsi al infatti cinema. io ecco su questa cosa qua della biografia di Spielberg, io non ho guardato, non ho letto ancora recensioni, niente, sono stato letto come dire il claim che diceva il film che aspettavano da 45 anni, una dichiarazione d'amore, cioè quello che compariva sulla locandina proprio. certo. La cosa che mi ha colpito, e qua secondo me, insomma, noi italiani dobbiamo fare un grandissimo bagno di umiltà, è che Spielberg arriva a fare comunque sia un film biografico dopo 45 Ora. anni di Esatto. cinema, Ora. non al primo film, all'opera prima, a parlare dei Esatto. cazzi suoi, perdonami il termine. Esatto. Arriva dopo 45 anni e non lo fa nemmeno con un film, come dire, esplicitamente biografico. Lo fa con un film in cui mette sicuramente dentro no, tanto ma poi di sé. mette tanto di... Comunque anche in Schindler List forse ha messo tanto di sé, Ma perché certamente, lui... perché poi non so se l'hai visto quel bellissimo documentario, si chiama proprio Spielberg. quello che ripercorre tutti i film che ha fatto. Sì, l'ho visto, narrato da lui, insomma, comunque l'avevo visto, e lì racconta di come lui, quanto c'è stato male nel fare Schindler List. Ah sì, E quanto ha sofferto Sì, emotivamente. me lo ricordo quel pezzo. Però mentre girava Schindler List girava anche Jurassic Park. esatto. E quindi si divideva tra Sì, un mondo sì. e un altro. Però, cioè, il punto- però decide di farlo ora. Decide di Questo, farlo questo ora, film che avrebbe lui potuto che- farlo cioè, magari anche 20 anni fa. assolutamente. Lui che invece sì, questo è interessante. Questo è un bagno di umiltà che ci fa capire la Sarebbe- differenza tra come concepisce un certo modo di essere artisti, ma comunque sempre al servizio di un pubblico come Mhm. Spielberg, e dall'altra parte un certo narcisismo Di di chi? chi, come dire, di chi, non diciamo, non facciamo ok, nomi, vabbè, però, e comunque sia dall'opera, magari già all'opera prima, vuole fare un film per se stesso, nel senso invece sì. che pensare al pubblico, cioè il cinema italiano in questo proprio purtroppo ne è intriso. E soprattutto un'altra cosa, Spielberg non parla, ripeto, esplicitamente di sé, o meglio, l'ha sempre fatto in ogni film, alla sì, fine l'ha sempre sì. fatto. Sì, Qua forse va un po' più esplicitamente, però la cosa interessante è che chi non sa, chi non sa guarda il film, perché cosa ha fatto? Cosa fa un grande artista come lui in questo caso? Parte da qualcosa di personale, ma poi trova comunque il modo di renderlo universale. certo. Cioè, non è che io racconto i cavoli miei e, come dire, fottendomene Fregandomene di quello degli che poi... altri. No, appunto, cioè, è questa la differenza tra un narcisista egoriferito che fa film ombelicali e Sì, qualcuno che invece, come dire, si assume anche la responsabilità di fare un film, e di uno che, come dire, ha sempre saputo creare l'immaginario come Steven Spielberg. Infatti, l'altra cosa che mi è piaciuta molto di The Fabelmans è il ruolo del cinema, perché chiaramente è fortissimo fin da subito Sì. il ruolo del cinema. Sì. E lui, attraverso quello che succede nel film, ti spiega anche qual è, secondo lui, il potere del cinema. Cioè, il cinema come possibilità di controllo delle proprie paure. Esatto. Quindi di dare un ordine alla realtà. Con la questione del treno, Esatto, treno che sì, non sì. per niente un treno, che guarda caso anche lì il Sì, treno anche lì c'è nella sempre. storia del cinema è stato Sì. l'arrivo del treno alla stazione è stato uno dei anche se non era quello il film, però prende il treno come oggetto. Il cinema anche, se ci pensi, la cosa è bella, ecco, del film, perché il ragazzo chiaramente vuole fare cinema e qui a un certo punto gli regalano una cinepresa Sì. e comincia a girare. La cosa bella è che nel film tutte le verità vengono fuori mentre lui sta o girando, anzi no, sta montando. Cioè lui si accorge di certe cose soltanto quando soltanto vedendo, soltanto a vedere, perché e questo è interessante se ci pensi, perché ti dice che il nostro modo di guardare la realtà non ci permette davvero di cogliere certe cose, mentre invece il cinema, solo guardando e anche riguardando, esattamente, solo attraverso l'occhio della macchina sì. da presa tu puoi cogliere certi elementi della realtà. Sì, c'è una bellissima scena in cui si cazzo, rende conto. Questo è bellissimo. Questo e è anche bellissimo. un po', come dicevi, di manipolare e rendere forse la realtà un po' diversa da quello che è, come fa col filmato al ballo. Esattamente. Lui filma una gita scolastica, scolastica. al mare, comunque Sì, una sì. giornata di divertimento al mare, e poi viene mostrata al ballo. E con dei risvolti molto interessanti Con dei risvolti molto interessanti, per come esatto. fa apparire gli
i suoi compagni di classe, quindi Esatto. come basta veramente uno sguardo oppure una scelta di inquadratura o di montaggio per capovolgere magari una realtà. Assolutamente, assolutamente. E infatti in quello è bello perché lui gli chiede, ma perché? Esatto, Lui gli chiede. esatto, poi c'è un confronto bellissimo. C'è un confronto dopo bellissimo, che in questo caso, vabbè, non entriamo nel merito del dialogo, però la cosa bella, secondo me, è proprio che lui dice a un certo punto, l'ho fatto perché è quello che ho visto, cioè è quello che, come dire, la macchina da presa mi ha fatto vedere mentre Sì, stavo sì. girando. E tra l'altro lì, visto che poi alla fine, insomma, dire, c'è un amore che ritorna per certi versi, dopo aver Ok. visto quel film, lì Spielberg ti sta anche dicendo quanto poi il cinema sia anche un mezzo di persuasione. Esatto. Quanto con quanto un certo modo di inquadrare, quindi far vedere, Ti fa credere, ti fa ti può credere, far credere qualsiasi ti può credere qualsiasi cosa, può emozionarti Esatto. a un punto tale da farti cambiare idea, Esatto, quindi esatto. riconosce anche il suo potere come mezzo estremamente Sì. persuasivo. E dall'altra parte il fatto che, come dire, anche una spontaneità dell'artista, perché il ragazzo dice, io l'ho fatto. Bellissima quella cosa, perché lui lascia da parte l'antipatia che c'era prima Sì, in nome dell'arte, esatto. in nome del film che sta, perché con questo Sì. ragazzo l'aveva bullizzato. A un certo punto lui si trova a fare questo video di questa gita e questo ragazzo che aveva bullizzato diventa un po' un protagonista, Diventa un eroe. diventa un Diventa un eroe attraverso il montaggio che ne fa, diventa un eroe. E giustamente quell'altro si chiede perché. Perché? E lui dice, perché forse perché serviva al film. Esatto. E anche lì quindi capisci quanto lui, e questo è Spielberg se ci Quanto pensi, serva un messaggio, quando serva un quanto eroe, serve un quanto punto serva di un punto vista, di vista. quanto serve un punto di vista, quanto Sì, serve un sì. punto di vista, quanto servono certi archetipi proprio quando racconti una Esatto, storia. sì, ma è una lezione, è una lezione di cinema, nel senso che è poi quello che ha fatto il cinema di Spielberg. È quello che ha fatto il cinema di Vivere Spielberg. di archetipi, Vivere di forse archetipi. crearli anche, perché i primi suoi film li hanno di fatto creati. Assolutamente. E che funzionano ancora oggi. E tra l'altro, poi vabbè, c'è un bellissimo messaggio sull'arte, su il discorso che gli fa il fratello della madre, sì. sull'arte che ti mangia, no? Di Sì, stare sì, attento sì. che comunque questo è un settore che c'è la metafora della testa del leone, Bellissimo, no? sì, E quindi c'è anche comunque questo distacco da tenere tra arte, appunto, cos'è il cinema e cos'è l'arte. E c'ha un bellissimo finale, secondo me. Ha un bellissimo finale Spielbergiano, assolutamente Spielbergiano. Spielbergiano. E tra l'altro, l'ultima parola sulla questione della gita, è Spielberg anche nel fatto che, e questa è un'altra lezione secondo me di cos'è un regista, cioè lui in quel momento lascia da parte i cavoli suoi in nome di riuscire a fare qualcosa che potesse emozionare, mettendo come protagonista la persona che più stava odiando in quel momento. Esatto, cioè, esatto. Ha reso protagonista quello che odiava. Perché in nome dell'arte può... lui funzionava e quindi viene prima il pubblico e il fatto che io devo Esatto. emozionarlo rispetto anche magari all'antipatia che posso provare nei confronti di una certa persona che diventa personaggio quando faccio un film. Ci sono delle cose questo è molto da dire su questo film. E poi alla faccia di chi dice poi che Spielberg, proprio perché, come dire, sa arrivare a tutti, sia uno semplice, uno che non ha... Questo film dal punto di vista dello spessore intellettuale dice tantissimo, cioè alla faccia di tutti, come dire... come se vogliamo quelli più fissati con certi autori più accademici proprio nelle riflessioni magari più proprio sull'estetica del cinema eccetera eccetera. Lui si dimostra in questo caso in pochissime inquadrature esatto. che sa benissimo cos'è il cinema e lo sa forse molto meglio di tanti altri che si riempiono la bocca molto più di lui. Stai dicendo del finale, scusa, dicevi del finale che hai trovato bellissimo. No, ho trovato bellissimo appunto il disco. Adesso vabbè, non so se possiamo spoilerare, comunque anche lì c'è una grande lezione di, se vogliamo, di visione, di come viene percepita la realtà attraverso il cinema. Sì. C'è un cameo tra l'altro di David Lynch che interpreta John Ford. Esatto, esattamente. Insomma, non è facile fare un bel finale nei film. Comunque spesso i finali
insomma, sono sempre un po' più deboli rispetto a... Invece questo Beh, lui ha lo sempre chiude, saputo fare lo comunque chiude dei in una grandi... maniera, Sì, in sì, una sì, sì, maniera sì, eccellente. bellissimo. No, no, ma infatti sono... E la cosa interessante però di entrambi i film è che in fondo ti dicono che devi perseguire quello che ti senti, ciò che sei, come se fosse un diventa ciò che sei, a prescindere dalle conseguenze. Sì, Tutti e due, cioè nel senso perché mentre cioè, il personaggio della madre rappresenta anche, come dire, le conseguenze, se ok. vogliamo, di certe scelte, in questo caso egoistiche anche per certi versi, lo dice proprio. E invece dall'altra parte il padre, e lui rappresenta, come dire, la persona forse più infelice in questo senso, perché non si era reso conto. Ok. Cioè, l'evoluzione del personaggio del padre è proprio quella di a un certo punto cioè, di rendersi Sì, se conto. ne è reso conto, ma si arrende, cioè, a Sì, un sì, certo sì, 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 punto si è si reso arrende. conto alla fine, si è reso conto e lascia che, come dire, il figlio a quel punto possa seguire la sua vocazione. Dall'altra parte il film di Don Giovanni e Giacomo fa un po' lo stesso, lasciando in brandelli e, come dire, distruggendo tutto. Sì, esatto, è una, veramente... eh, Si, senza, si distrugge tutto ti nel film distrugge da tutto, Giovanni però ti sta Giacomo. la cosa bella di Giovanni e Giacomo è che nella loro amarezza questa distruzione, che non è costruttiva, è proprio distruzione quella che Sì. capita, però è un'occasione, è Sì, sì, un'opportunità. quello forse anche per non lasciare un finale amaro, perché stiamo pur sempre parlando di un film che esce in un periodo Sì, hai natalizio, ragione, hai ragione. Quindi non dico che rovina il film, però c'è questa vena di speranza che ci sta, funziona, ma forse è fatta anche per quel E motivo lì, questo perché per lasciare un finale, altrimenti sarebbe stato un film distruttivo in ogni assolutamente è modo. stato un film istruttivo, però ti dico, effettivamente è così. C'è questa cosa qua che ogni fine è un nuovo inizio. Sì, sì, Cioè, sì. che poi non è detto che sia un buon inizio, cioè, nel senso, No, certo, però lo certo. è. A me, ti dico, io questa cosa l'ho apprezzata, perché poi alla fine, cioè, non è che si salvano in questo senso i rapporti, cambiano proprio, Sì, mutano, sì, diventano cambiano. qualcos'altro. E certo, per carità, c'è la cosa finale con Aldo che sicuramente va a sdrammatizzare, eccetera. Però giustamente, come dicevi tu, di quella cosa che dicevi secondo te, su cosa hanno lavorato per fare questo film. Dicevi che tu ci hai visto un... No, nel senso che, ah sì, nel senso che questo è un film che, appunto, parlando di fine e di nuovo inizio, cioè io ce l'ho visto un po' come una riflessione anche su di loro come trio, proprio come Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè loro hanno vissuto comunque un periodo nero anni fa, con molti flop al botteghino e comunque una carriera che non stava andando più avanti. Loro stessi lo hanno Assolutamente. detto che sono stati in crisi e un po' con il ritorno anche alla scrittura e alla regia di Massimo Venier, che ha diretto i primi 3 storici film, c'è molto presente questa vena un po' malinconica e questa Sì, riflessione. Già sì. c'era in Odio l'estate Mhm. e c'è molto, molto più potente qua, quasi come se loro volessero un po' esorcizzare questo periodo, cioè siamo stati vicini alla fine, adesso è un nuovo inizio per noi. Questo Hai ragione. potrebbe anche essere questo, magari questo film rappresenta un nuovo inizio per Aldo, Giovanni e Giacomo, che Sì. comunque in questi ultimi 2 film si sono anche fatti da parte come ruolo, non sono più super protagonisti come lo erano in Trovi una gamba, in Così è la vita. Hai ragione, è Qua c'è vero. una serie di comprimari, c'erano i figli in Odio Estate, qua ci sono i figli, l'ex mogli, il cameriere, il prete, cioè Sì, c'è una serie sì, di sì, sì, comprimari sì, che sì, sì, sì. non dico che sono i veri protagonisti del film, però hanno lo stesso spazio di Hai proprio ragione. anche come battute, come tempistiche, e quindi forse questo film rappresenterà forse un nuovo inizio anche per il trio, Sì, magari. allora c'è da dire che poi, sempre stando nel voler, come dire, essere metafora di qualcos'altro, cioè effettivamente andando a scavare quello che potrebbe rappresentare,
forse anche il fatto che ci pensi, cioè in generale, vabbè, la società e tutto il resto è fatta di tante, come dire, finzioni necessarie per poter vivere, non è che puoi mandare a fanculo così, cioè anche solo per garantirsi di poter lavorare, cioè insomma devi mantenere sì, l'equilibrio, certo. specialmente nello spettacolo questa cosa è fortissima, cioè nel senso, cioè lì I questa rapporti. patina di finzione, di ruffianeria tra clienti, tra Sì, sì. produttori, attori, registi, Beh, c'è una scena nel film che quando arriva il cliente che gli appunto. dice digli che è dimagrito. Digli Esattamente, che... cioè, secondo me, cioè, quindi nel cinema, nel settore dello spettacolo, della cultura, questa cosa è esasperata. Il punto è che giustamente loro, secondo me qua, un po' come Spielberg, in modo diverso, giustamente non è che hanno fatto il film sul cinema e su quel settore. No, Sono no, certo, partiti giustamente da un problema, da un vissuto loro, e l'hanno però, l'hanno reso, come dire, interessante per il pubblico, per il largo pubblico, che il largo pubblico non lavora nel cinema. no, Però infatti. tutti viviamo, la borghesia vive questa, la piccola media impresa, il piccolo imprenditore, Sì, cioè sì. vivono comunque sia questa costrizione della finzione quotidiana, del dover sacrificare, fare finta in nome del quieto vivere. Esatto. E quindi anche in questo, cioè, hanno saputo trovare però un modo per renderlo di respiro, di largo respiro, e non una cosa che se ne poteva interessare a pochi addetti ai lavori, voglio dire. Certo. Ok. Niente, vabbè, insomma, due film Beh, interessanti. detto questo, sì, due ottimi film ottimi che film consigliamo. che Comunque, consigliamo, sì. diciamo che in questo periodo, insomma, sono usciti Sono praticamente usciti dei migliori film dell'anno, dei migliori film diciamo, dell'anno, perché comunque, assolutamente. cioè io credo che appunto sia The Fabelmans che Avatar possono essere almeno nella lista dei film dell'anno. Beh, speriamo, perché dai, cioè... Perché... Tra l'altro, appunto, tutti e due i film, scusa, Spielberg, tra l'altro, non ha minimamente avuto forzature di politicamente corretto. No, Zero, no, proprio. no. Zero, ma perché è Spielberg e anche vabbè. Final Cut, giustamente lui, quindi può fare. Tra l'altro, Sì, qua era penso anche proprio di produttore, sì. probabilmente, Sì, perché è sì. in entertainment. Quindi, no, due bei film. Sì, adesso, cioè, poi avere giustamente in cartellone James Cameron, Steven Spielberg e Aldo Giovanni Giacomo, nel senso, Che metterli. cioè, è una roba che non capita sicuramente tutti gli anni. E qualcos'altro da aggiungere? No. Ok, quindi rinnoviamo gli auguri Va bene, buone feste. di buone feste, buon Natale, buon felice anno nuovo, un buon 2023. Speriamo che ci riservi come dire, una buona continuazione da questo punto di vista, un ritorno delle persone al cinema, insomma, speriamo Sì, che sì. veramente ci si possa lasciare alle spalle certi periodi bui. Va bene, salutiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao.